amici, eccoci qui con un nuovo video. Abbiamo sul banco una scheda Hisense. Dico Hisense perché è un marchio più conosciuto, però questa scheda è presente su più modelli. Problema di questa scheda che non si accende nessun LED. Diamo alimentazione. Mettiamo il reattore, interruttore di alimentazione e possiamo vedere che i LED non si accendono. Mettiamo il multimetro, 220 volt alternata, possiamo vedere che abbiamo 230 volt. Andiamo a vedere sul ponte diodo. Qui abbiamo il ponte diodo, ci sono 4 pin e andiamo a vedere se abbiamo la 220 volt. 220 volt non è presente, quindi se non è presente 220 volt molto probabilmente sarà saltato il fusibile. Ok, togliamo alimentazione. Andiamo a testare il fusibile, basta mettere tester e continuità e vediamo che il fusibile è saltato, Quindi andiamo a rimuovere il fusibile. Ok, gli mettiamo uno buono. Ovviamente non vado ad alimentare la scheda perché se è saltato il fusibile ci sarà sicuramente o il ponte diodo in corto o il MOSFET in corto. Quindi andiamo a vedere il MOSFET, che è colui che salta sempre. Possiamo vedere che è in corto, completamente in corto. Quindi andiamo a rimuovere il dissipatore. Diamo una pulita, poi la pasta termica andremo a rimettere. Ok, completamente in corto. MOSFET in corto. Bene, andiamo a vedere più da vicino questo MOSFET. È siglato in questo modo. Ok, questa è la sigla del MOSFET. Perfetto. Adesso andiamo a vedere se ci sono altri componenti sempre sulla parte di potenza in corto. Per prima cosa andiamo a vedere il ponte diodo. Mettiamo il puntale negativo sul positivo. Vediamo se abbiamo tutte le aggiunzioni.
Ok, perfetto. Adesso facciamo al contrario. No. Ok. In questo caso stiamo mettendo in puntale negativo, sul negativo non ci deve essere nessuna giunzione. E così è. La stessa cosa facciamo sul positivo, nessuna giunzione. Ok, il ponte diodo è buono. Vediamo adesso il diodo di potenza. Ci deve dare solo una giunzione. Ok, perfetto. Ok. Adesso andiamo a vedere l'IPM. Vi ricordo che all'interno dell'IPM ci sono 6 GBT, quindi viene anche chiamato integrato IGBT. Questi 6 GBT fanno in modo che vanno a trasformare la corrente da continua a alternata, che servirà poi al compressore. Puntale positivo su negativo, puntale negativo sulle 3 uscite. Le testiamo una alla volta. Ok, perfetto. Ci possiamo anche fermare qui perché abbiamo un corto. Corto, corto. Quindi GBT è in corto, non c'è bisogno neanche di fare ulteriori verifiche. Vediamo tra positivo e negativo, c'è anche il corto. Possiamo vedere in home che c'è il corto. Lo possiamo anche rimuovere al volo. Ok, ho sollevato leggermente e andiamo a vedere se il corto persiste. Una volta rimosso, i piedini vanno testati uno alla volta, quindi questo sarà coerente con questo con questo, ok, e questo con questo. Eccolo qui dove sta il corto, ok. Quindi qui abbiamo il corto, quindi non fatevi ingannare perché una volta rimosso questi piedini del negativo vanno testati a uno alla volta, coerenti con le 3 uscite, cioè il primo del negativo sarà con il primo delle 3 fasi, quindi il primo che sulla linea del negativo trovate, che è questo qua. Avremo non conducibilità perché sono all'interno, sono separati. Nel momento in cui andiamo a saldare, i 3 piedini si uniscono. Ecco perché ci dava il corto su tutte e 3, ma il corto sta solamente tra il terzo negativo e la terza uscita, che dovrebbe essere W. Qui abbiamo un W. Quindi IPM è in corto. Questi sono dei test molto veloci per vedere se è saltato anche l'IPM, quindi andremo a rimuovere ok, IPM rimosso. Rifacciamo il test, quindi corto netto. Ok, questo possiamo buttare. Nel frattempo vado
a rimettere l'IPM e il MOSFET e poi andiamo a rifare il test qua sul banco e più la simulazione per vedere se funziona la scheda, ok? Allora, un fattore molto importante, capovolgendo l'IPM ho visto il danno per cui è andato in corto l'IPM e il danno sta sulla parte di bassa tensione, anche se risulta in corto sulla parte di potenza, ma l'esplosione sta sulla parte di bassa. Quindi che cosa dovremmo fare? Vado a vedere la 15 volt, ovviamente qui stiamo parlando della 15 volt. Vediamo un po' se riesco a zoomare. Qui abbiamo la 15 volt. Questo Zener qui è anche importante che va a stabilizzare la 15 volt. E anche il condensatore che, come possiamo vedere, sta positivo e negativo su questi i primi due piedini dell'IPM. Adesso i primi due piedini dell'IPM sono questi, perché questo viene montato da sotto in questo modo, quindi i primi due piedini sono questi qua. Possiamo vedere che sono in corto i primi due piedini, quindi a 15 volt. In pratica questa scheda ha avuto un problema sulla 15 volt ed è saltato l'IPM, di conseguenza è andata in corto la parte di potenza che ha fatto andare il MOSFET in corto e qui ho notato questo Zener che è saldato un po'. Adesso non so se è stata rifatta la saldatura. Eccolo qui, quindi questa saldatura qua, secondo me è stato cambiato il Zener senza nessun risultato, oppure è stata, non lo so, non credo che dalla fabbrica proveniente già così. Vabbè, comunque andremo a vedere. Il Zener sembra buono, sembra, perché poi dovremmo rimuoverlo per vedere bene, però ci dà un valore anche dall'altra parte, però ripeto, dovremmo rimuoverlo per vederlo bene. Vabbè, nel frattempo vado a rimettere sia l'IPM che il MOSFET, poi andremo a fare ulteriori test sulla parte della 15 volt. Bene, rieccomi qui, messo l'IPM e il MOSFET. Adesso nel video non l'ho fatto vedere la saldatura, la messa in opera, perché ho fatto più video in questo. Per saldare l'IPM e il MOSFET bisogna mettere il dissipatore. Una volta messo il dissipatore, preso la misura giusta, perché poi si deve allineare agli altri componenti, si può saldare. Adesso la parte ovviamente poi va rimosso e risaldato dall'altra parte, anche se la parte di bassa tensione dall'altra parte non ci sono piste in comunicazione. Dopo aver fatto questo vanno verificate tutte le piste con il multimetro in continuità, vanno verificate tutte le piste ok, quindi vanno verificate una per una se è tutto ok.
Ovviamente dopo aver fatto questo bisogna rimuovere il dissipatore, anche perché va messa la pasta termica e rifatto le saldature dall'altra parte, come già stavo dicendo. Per quanto riguarda l'IPM, andiamo a prendere la sigla dell'IPM, visto che ci troviamo. Questa è la sigla dell'IPM, questa è una S, una S, ok? Perfetto. Bene, che cosa è successo? Come vi stavo dicendo, il fatto dell'esplosione sulla parte di bassa tensione, sono andato a controllare perché questa zona qua viene alimentata a 15 volt. Sono andato a controllare il diodo Zen che è stato anche sostituito. Questo diodo Zen è da 24 volt. eh, eh, ok, non c'è giunzione, quindi diodo Zener è questo. Sono andato anche a sostituire il diodo Zener, di cui va poi a stabilizzare da 15 volt. Da 15 volt previene da questo integrato. Anche questo integrato va controllato. Adesso ci vuole un circuito, perché questo integrato qua è un LM317, un regolatore di voltaggio un po' particolare, ma possiamo fare riferimento in ohm. Bisogna scaricare il datasheet, però ripeto, per controllare questo integrato ci vuole un circuito e noi andiamo a prendere giusto gli ohm, perché potremmo sempre confrontare con un'altra scheda nei momenti in cui andremo a fare la riparazione. Ammesso e concesso che questa funzioni, questi qua sono gli ohm, 230 ohm, i due piedini, mantenendo il negativo a centro. Questi sono i kilo ohm che va in salita. Ok, ci fermiamo qua. Ovviamente c'è una resistenza di basso valore, perché ci dà un valore basso sui due piedini. Eccola qui, la resistenza è 240 ohm, questa resistenza, e ne risulta 230, e bisogna smontarla per vedere se è in perdita. Qui abbiamo 390 ohm e ne risultano 358. Queste resistenze vanno smontate per vedere se effettivamente il valore è giusto o no. Se non è giusto bisogna sostituirle. Vabbè, nel frattempo andiamo l'altra cosa che me ne accorgete se ci sta un problema su questo integrato, che riscalda molto facilmente, e me ne accorgete anche perché se riscalda tanto significa che l'integrato è guasto oppure c'è qualche altro problema sulla scheda. Adesso andiamo ad alimentare la scheda, così vediamo se funziona. Andiamo alimentazione, vediamo se si accendono i LED. Perfetto, i LED si sono accesi. Andiamo a vedere i vari voltaggi. Come stavo dicendo, verificate se riscalda questo integrato. Ok, andiamo a vedere se abbiamo la 15 volt. Perfetto, la 15 volt ce l'abbiamo. Adesso da qui dovremmo avere la 5 volt. Ok, perfetto. Questo è la 12 volt in uscita, vediamo se riesco. Ok, perfetto, qui abbiamo la 12 volt. Cosa importante è andare a verificare il processore, perché questo processore, se non sbaglio, è alimentato a 3,3, se non ricordo male. Difatti è alimentato
a 3,3 volt. E ok, anche questo va verificato se riscalda. Io vado a vedere con la termocamera, così andiamo a vedere se ci sono punti in cui ci potrebbero essere dei alzamenti di temperatura. Ripeto, questo qua è importante. Ok, bene, ho spento perché comunque la termocamera fa di riflesso e non si vede bene, però vi dico le temperature. Questo qua è il risultato. Allora, andiamo, no, fa massa, perché questa è la comunicazione, questo capo qua è la comunicazione, questo fa parte del negativo e si stanno toccando. Questi li hanno tagliati. Bene, dicevo che questo risulta a 35 gradi e così deve essere perché è in lavoro per quanto riguarda la 15 volt, mentre questo qua risulta intorno ai 40 gradi, questo regolatore di voltaggio. E qui abbiamo visto che fuoriesce la 12 volt che serve per i relè. Ovviamente lui sta lavorando attualmente sul relè di carica di alta potenza, mentre questa è la 5 volt, serve per alimentare questo processore che è alimentato a 5 volt, perché questa scheda ha due processori, e questo processore che è a 3,3 volt. Beh ragazzi, fare una recensione poi completa di tutta la scheda servirebbe un altro video. Bene, prendiamo la scheda e andiamo sul banco di simulazione per vedere se tutto è ritornato a funzionare. Beh ragazzi, la scheda è tornata a funzionare. Ok, bene, il video finisce qua. Se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollice in su, iscrivetevi al canale azionando la campanella sulla destra delle notifiche per ricevere le notifiche. E da Mimmo Refrigio questo è tutto, un abbraccio a tutti, ci vediamo a un prossimo video.